Cari amici di Planet Spin, oggi parliamo di soft bait. Abbiamo fatto già degli approfondimenti in merito a queste esche morbide. Oggi parliamo anche degli inneschi. Nei video precedenti abbiamo parlato anche delle testine piombate, come, quando e perché utilizzarle. Oggi vi mostro quali sono i tre principali tipi di innesco che noi possiamo utilizzare nelle nostre battute di pesca, soprattutto nella pesca in mare o in ambiente saltwater o salmastro. Venite con me in questo video, andiamo insieme ad approfondire questa tematica facendoci aiutare anche da alcune immagini grafiche che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo. Andiamo! Gli inneschi che oggi andremo a conoscere e ad approfondire insieme sono tipicamente tre. Il primo è quello legato un po' anche a dei veri e propri sistemi pescanti come il Black Minnow per esempio. Altre due invece fanno parte delle testine piombate a gambo dritto, e poi troviamo anche le testine piombate su gambo offset o degli ami offset. Vediamo insieme come innescare le gomme su queste testine. La più comune presentazione in gomma che noi possiamo trovare nel panorama, ecco, delle esche in gomma o esche siliconiche come comunemente vengono definite è il Black Minnow. C'è una particolarità in questo sistema pescante che diciamo non dobbiamo innescare direttamente noi, ma che cosa succede? Che la testina piombata ha già integrato nel suo corpo un fermo su cui va montato l'amo offset, quindi è un innesco molto particolare quello che viene fatto con le testine piombate, dove noi non dobbiamo fare altro che, una volta innescato il corpo dell'esca nel gambo, ecco, di questo sistema pescante, andremo a bucare la gomma nella porzione giusta in modo da tenerla sempre allineata per fargli avere il giusto nuoto durante l'azione di pesca. Ok? Pressa poco così. Per completare questa presentazione, molte volte viene consigliato di mettere un po' di colla tra la parte della gomma e la testina per evitare che si crei della luce, del gioco, che sbilancia leggermente l'esca durante la fase di nuoto. Lo stesso sistema lo troviamo anche nelle esche, diciamo, della concorrenza, chiamiamolo così. C'è sempre lo stesso discorso: nella testina piombata c'è un sistema di ganci per cui l'amo offset viene calzato in secondo momento direttamente nel corpo dell'esca. Questo è il modo più semplice di pescare con le esche siliconiche e soprattutto con i Black Minnow e imitazioni. Un'altra testina di comune e largo utilizzo per quanto riguarda l'innesco delle esche siliconiche è la testina a gambo dritto. Come si innesca la gomma su questa testina? Solitamente viene fatta calzando l'esca artificiale direttamente sul gambo dell'amo. Ovviamente per questo dovremmo scegliere la lunghezza della testina piombata delle opportune dimensioni rispetto all'esca che vogliamo innescarci su, perché potremmo avere un'esca troppo generosa e magari un amo con una testina piombata con un gambo dell'amo molto corto. Che succede? Che anche se l'esca muove bene, quando poi andremo in pesca con quest'esca artificiale, potrebbe succedere che il predatore che mangia in alcuni casi da dietro
che cosa fa? Rompe la coda dell'esca siliconica non prendendo l'amo e quindi perde di efficacia tutto il nostro sistema pescante, quindi abbiamo delle abboccate a vuoto e nel frattempo perdiamo anche l'esca artificiale. Per cui ecco, dobbiamo sempre scegliere quella ideale per la nostra presentazione. Facciamo un esempio su questo artificiale. Andiamo a montargli su questa tessina piombata, lo calziamo direttamente, il nostro risultato finale sarà questo, ok? Quindi dobbiamo far uscire la punta dell'amo proprio dove è questo invito qui sull'esca artificiale e non facciamo altro che calzarlo direttamente, molto semplice in questo caso. Lo calziamo della giusta quantità per far fuoriuscire l'amo. Allo stesso tempo non dovremo creare delle strozzature sull'esca artificiale, ma dovrà sempre nuotare nel modo migliore, perché se facciamo delle strozzature vuol dire che poi durante l'azione di nuoto l'esca artificiale avrà un movimento sbilanciato e quindi non muoverà bene. Questo potrebbe essere un ottimo sistema di innesco per questa soft bait. Facciamo ancora un altro esempio. Su questa soft bait andiamo a montare quest'altra tessina piombata che tra le altre cose ha anche la forma della testa di un pesce e allo stesso modo prendiamo più o meno la misura dove dovremmo far uscire il gambo dell'amo e la calziamo direttamente su, facendo sempre attenzione che sia sempre centrata. Ok. E questa potrebbe essere un'altra presentazione, sempre soft bait con codina paddle shad. L'ultima che andiamo a vedere è questa, un piccolo minnow shad su una piccola tessina piombata. Allo stesso modo facciamo una presentazione molto light in questo caso, facendo attenzione che il gambo dell'amo sia sempre al centro della nostra esca artificiale. Stesso caso anche con questo, per esempio. Facciamo un'altra prova di innesco. Qui dovrebbe essere il punto dove la nostra esca artificiale deve fuoriuscire. Lo inneschiamo al centro. Ecco, in questo caso, come vi dicevo prima, in teoria l'amo è troppo corto. Praticamente per poter innescare efficacemente quest'esca artificiale abbiamo due soluzioni: o prendiamo una tessina piombata con il gambo dell'amo più lungo, oppure in tanti casi, come ho fatto anche con questa altra esca artificiale, gli tagliamo una porzioncina della testa, quindi riduciamo la lunghezza dell'esca artificiale per accomodarla meglio sulla tessina piombata. Questa, ecco, è un'ottima alternativa per evitare, come dicevo prima, delle boccate a vuoto. Un'altra tipologia di innesco che noi possiamo fare è quella in merito alle tessine piombate o agli ami offset. Questa per esempio è una tessina piombata provvista di gambo offset e la cercheremo di montare su questa esca in gomma. L'amo offset che cosa fa? Ci aiuta, ci fa evitare che l'esca scalzi via durante l'azione di lancio o l'azione di nuoto. Quindi che cosa facciamo? Per montarla pizzichiamo leggermente la testa della nostra esca artificiale, facciamo entrare giusto 1 centimetro, la calziamo su, la facciamo scorrere e poi la montiamo nella giusta porzione per farla restare dritta sul gambo dell'amo. Quindi anche
tirando verso il posteriore, vediamo che l'esca non scalza dal nostro innesco, perché il gambo offset dell'amo ci evita che sfili via. Facciamo la stessa cosa anche con quest'altra tipologia di testina, molto simile all'altra, ma leggermente più importante come peso, e con l'amo rivolto verso la testa dell'amo. Anche in questo caso pizzichiamo leggermente la testina della nostra esca artificiale, la facciamo scorrere su e poi la andiamo a calzare. Ripeto, l'importante è che l'amo si trovi sempre al centro della nostra testina piombata. Possiamo decidere se farlo uscente oppure lo lasciamo internamente alla nostra presentazione per avere anche una sorta di anti-incaglio, no? Soprattutto se peschiamo su fondali dove è presente un po' di vegetazione, sporco e quant'altro. Lo stesso possiamo fare con gli ami offset senza testine. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro amo, calziamo leggermente la nostra esca in silicone, soltanto la testina, la facciamo scorrere lungo il gambo dell'amo e poi vediamo la porzione dove arriva sul gambo dell'amo fino alla gomma e poi la calziamo su. Ecco, l'importante è che la nostra esca artificiale abbia sempre la linearità, quindi non devono crearsi delle pance tipo questo qua è un innesco sbagliato. Un altro tipo di innesco sbagliato è quello là proprio opposto, troppo teso, anche questo è un innesco sbagliato. Questa è la giusta porzione di esca in gomma soft bait da calzare sull'amo. Oppure possiamo utilizzare queste tipologie di filo piombato, di spiraline, mettendolo direttamente sul gambo dell'amo. Questo qua è sempre un amo offset, come potete vedere, e poi lo calziamo sulla nostra esca in silicone. Lo stesso possiamo fare con quest'altra tipologia di esca in gomma. Questo è sempre un amo offset, alla cui estremità, sotto il gambo, all'inizio della nostra presentazione, abbiamo messo una spiralina per bilanciare meglio il movimento. Vediamo dove dobbiamo pizzicarla qui sul nostro amo, e la presentazione sarà pressappoco questa. Come dicevo anche nel video delle testine piombate, ne esistono davvero di tante forme, modelli e dimensioni. Una di quelle che vi faccio vedere è quella dove è presente una sorta di vite, ok? Dove l'esca va proprio avvitata sopra prima di calzarla sull'amo. Che cosa facciamo in questo caso? Abbiamo questo piccolo shad, lo avvitiamo su questa screw, su questa vite, fino a quando la testina della nostra esca non tocca la testina piombata, e poi la calziamo sull'esca artificiale nella giusta porzione per farla nuotare sempre in modo dritto. Ne esistono davvero tante, per esempio anche in questo caso io ho questo piccolo Minnov senza codina paddle shad, una codina dritta, lo monto su questo amo offset. Quindi sempre una piccola porzioncina di labbro che andiamo a pizzicare della nostra esca artificiale, la facciamo calzare sul gambo dell'amo e poi la andiamo ad innescare nella giusta porzione per farla restare sempre dritta.
Esistono davvero tante testine piombate e se non disponiamo delle giuste, di quelle giuste come dimensione, come peso, possiamo andare avanti utilizzando dei pesi ulteriori direttamente da innescare sulla testa. Quindi in questo caso, per esempio, io sto montando su un amo offset un piombo Cheburrasca. La particolarità, quindi la specifica nell'utilizzo di questo tipo di piombo, è che noi possiamo tranquillamente, in modo molto veloce, sostituirlo con uno di maggiori dimensioni. Quindi il piombo Cheburrasca ci va a sostituire quello che potrebbe essere una testina piombata, facendoci guadagnare anche tempo molte volte. E quindi ecco, poi di conseguenza riusciremo a montargli su la nostra presentazione. È sempre lo stesso criterio. Cari amici, siamo giunti alla fine di questo nostro video di approfondimento sugli inneschi dedicati principalmente ad un utilizzo saltwater, quindi in mare o in acqua salmastra. Seguiranno sul canale altre tipologie di innesco dedicate maggiormente all'acqua dolce, per cui iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Noi ci vediamo il prossimo, sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!